La primavera è un periodo di rinnovamento, rigenerazione, crescita, luce ed energia. Le piante e gli animali si risvegliano, la vita ritorna e lo stesso accade anche a noi. Bentornati su Mandorlais, io sono Stefania. Per la medicina tradizionale cinese, l'arrivo della primavera non coincide con il 21 marzo, ma con il capodanno lunare, chiamato anche festa di primavera. Se con il solstizio d'inverno avevamo raggiunto il massimo yin, la primavera rappresenta la transizione dallo yin allo yang, dove vediamo l'energia yang piano piano rinascere e raggiungere la sua massima espressione con l'arrivo dell'estate. Dovremmo quindi sentirci piano piano ricaricati, pieni di energie. Invece non è così. A molti di noi capita di sentirsi spossati, affaticati, stanchi, assonnati e anche un po' nervosi e facilmente irritabili. Vi è mai capitato? Andiamo a scoprire il perché. La primavera, secondo la medicina tradizionale cinese, è associata al movimento legno, con un'energia che va verso l'alto e verso l'esterno, proprio come nella vegetazione. Nel corpo, l'organo associato alla stagione primaverile è il fegato. Il fegato ha diversi compiti, come regolare il flusso del Qi, o soffio vitale, immagazzinare il sangue, consentire la digestione, nutrire muscoli e tendini. Essendo quindi il fegato l'organo protagonista di questa stagione, dobbiamo prendercene cura per evitare ristagni e accumulo di umidità. Quando infatti si verifica una stasi di Qi del fegato, la manifestiamo in diversi modi, come la rabbia, l'insonnia, la stanchezza, l'irritabilità e talvolta persino dolori fisici. Per la medicina tradizionale cinese ci sono dei cibi e dei sapori particolarmente indicati per la primavera e che ci aiutano a vivere più serenamente la transizione dallo yin allo yang. Cibi di stagione e di color verde. Il colore verde è il colore associato al legno e al fegato. Quindi sono indicati ad esempio il sedano, gli asparagi, gli spinaci e i carciofi. Se avete la possibilità di raccogliere erbe spontanee, il tarassaco è super consigliato. Germogli. Qualsiasi tipo di germogli che trovate in commercio o che coltivate in casa vanno benissimo. Molto consigliati sono i germogli di soia che derivano dai fagioli mung, non a caso di color verde. Sapore acido. Il sapore acido è il sapore associato al fegato. In linea generale diciamo che in primavera va usato con parsimonia, in piccole dosi, giusto per mantenere in equilibrio il fegato ed evitare che si attivi troppo, essendo questa la sua stagione. Qualche esempio sono il limone, il lime e l'aceto. Sapore dolce. Il sapore dolce è proprio quello da prediligere in questo periodo, per controbilanciare l'acido. Mi raccomando, dolce non significa dolci zuccherati. Per la medicina tradizionale cinese, il sapore dolce equivale a cereali e legumi. I cereali vanno tutti benissimo, meglio ancora se integrali. Per quanto riguarda i legumi, anche in questo caso scegliete quelli che preferite, meglio ancora quelli di color verde, come ad esempio le fave, i piselli e gli edamame, se li trovate freschi. Altri esempi di sapore dolce sono il miele e le bacche di goji. È importante prediligere il sapore dolce perché durante la primavera il fegato si attiva. Il fegato controlla anche il nostro livello di stress e quando siamo particolarmente stressati, il fegato viene eccessivamente stimolato e le ripercussioni si riflettono sulla milza, quindi sul sistema digerente. Il sapore dolce, come accennavo nel video dei 5 sapori, di cui vi lascio il link nel caso ve lo foste perso, nutre la milza. Per questo motivo, quando siamo stressati, abbiamo voglia di dolce. Sapore piccante.
In misura minore rispetto al sapore dolce, dobbiamo fare tesoro di cibi dal sapore pungente, come ad esempio aglio, cipolla, erba cipollina e porro. Unendo il sapore dolce e il sapore pungente o piccante, per la medicina tradizionale cinese andiamo a nutrire lo yang, quindi perfetto per la primavera. Sapore salato. Il sapore salato va aggiunto in piccole dosi per sostenere i reni che hanno lavorato duramente durante tutto l'inverno. Prediligiamo quindi cibi freschi, leggeri, di stagione, di colore verde e prevalentemente dal sapore dolce, combinandoli con alcuni di sapore pungente. Il tipo di cottura da preferire è quello in padella, quindi una cottura breve a fiamma alta. Anche la cottura al vapore va bene, così come quella al forno, purché breve. I cibi crudi, surgelati e fritti devono essere assunti con moderazione, poiché se consumati in grandi quantità sono dannosi per la milza e lo stomaco. E infine la medicina tradizionale cinese consiglia di assumere la frutta di stagione e altri zuccheri naturali sempre senza esagerare. Questo perché la frutta è naturalmente fredda e il nostro corpo deve ancora gradualmente riscaldarsi dopo il lungo inverno trascorso. Esagerare con i cibi freddi alle porte della primavera è un biglietto di sola andata per il raffreddore. Anche per oggi Manderlice termina qua. Spero veramente che questi consigli vi saranno utili e come sempre, grazie per il tuo tempo e alla prossima!